Salve a tutti ragazzi, bentornati nel consueto appuntamento pre-partita del nostro Napoli, Empoli-Napoli che si giocherà domani. Analizzeremo un attimo i possibili cambi che ci possono essere di formazione del Napoli, come ci arriva una squadra, come ci arriva l'altra. Faremo un attimo il punto della situazione insieme. Non dimenticatevi però di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like a questo video così facciamo il solletico all'algoritmo e vediamo se funziona. E andiamo a vedere che partita sarà, almeno secondo me, e come possono essere gli scenari possibili che possiamo avere domani. Allora, troviamo un Empoli che nelle ultime 5 ha vinto una sola partita, una l'ha persa e 3 le ha pareggiate. Quindi, da questo punto di vista, un Empoli che ha bisogno di punti. Dobbiamo giocare fuori casa, in casa loro, ed è una squadra, così come mi rifaccio alla stessa Cremonese, è una squadra che dargli il KO, usando le parole di Spalletti, diventa difficile. Quindi partita non semplice, complicata questa trasferta, un tantino secondo me più complicata del Sassuolo, perché il Sassuolo secondo me offriva più spazi a livello di gioco di quanti te ne posso offrire l'Empoli. Però ovviamente dall'altra parte troviamo un Napoli che ha vinto 2-0 la partita in Coppa, in Champions. Sta inanellando risultati positivi da un bel po'. Vittorie su vittorie che però non devono farci adagiare sugli allori e sottovalutare l'avversario non dal punto di vista della prestazione o dal punto di vista tecnico e tattico, ma dal punto di vista psicologico, perché comunque è una partita che va giocata, è una partita dove i 3 punti sono fondamentali sia per il Napoli, perché devi continuare, vincere aiuta a vincere, e perdere questi 3 punti non sarebbe una cosa da fare secondo me, perché poi arriveranno scontri diretti, arriveranno partite dove la squadra avversaria sulla carta è più competitiva, quindi fare questi 3 punti per mettere altri 3 punti in cassaforte e poi giocarti le prossime sarebbe fondamentale, anche perché scusatemi, anche perché tra 2 settimane c'è il ritorno in Champions, e se vuoi avere la mente un po' più libera per giocarti il passaggio ai quarti con una tranquillità maggiore, visto che in campionato sei più avanti, sarebbe tanta roba. Detto questo, le formazioni del Napoli, il Napoli molto probabilmente schiera sempre la stessa formazione, e i cambi che ci possono essere sono sempre gli stessi. Mario Rui che dovrebbe giocare al posto di Olivera, che si è fatto tutta la partita contro l'Eintracht, facendo una grandissima partita sia a livello difensivo e sia a livello di continuità, di rendimento nei 90 minuti, perché te lo potevi trovare tranquillamente all'85esimo a spingere sulla fascia ed arrivare sulla bandierina, sulla linea di fondo avversaria per guadagnare campo, nonostante abbia fatto un paio di recuperi a livello difensivo impressionanti. La differenza con Mario Rui è questa, che Olivera fisicamente è più difensore. Nemmeno a livello tattico, nemmeno a livello tecnico, proprio fisicamente, sulle palle alte, sulle chiusure, è molto più difensore di Mario Rui. Mario Rui ha il fisico quasi della mezzala, esterno di centrocampo, ha i piedi per fare più fase offensiva che difensiva. Quindi queste sono le caratteristiche. Comunque Mario Rui favorito su Olivera, Elmas che dovrebbe rilevare e far rifiatare Zielinski, e il solito ballottaggio Politano-Lozano sulla destra. Visto che Lozano ha fatto quel partitone contro l'Eintracht, e visto che la partita di ritorno di Champions è tra 3 settimane, io rigiocherei la carta Lozano, perché l'ho visto veramente in palla. Ovviamente giocatore del match premiato,
ma non è il premio che poi mi fa dire queste cose, è proprio la prestazione che Lozano ha offerto in fase offensiva, che è stata devastante sulla destra, anche perché sulla sinistra avevamo l'osservato speciale Kvaratskhelia triplicato, quadruplicato ogni volta che prendeva il pallone, e comunque nel gol del 2-0 prende il pallone dalla sinistra, scambia, fa un paio di scambi per accentrarsi e va a fare quell'assist fantastico per Di Lorenzo che poi chiude la partita. I cambi di formazione secondo me sono diventati relativi dal punto di vista del gioco, perché chi entra o chi sostituisce i cosiddetti titolari continua a far bene e non snatura per niente tatticamente il Napoli di Spalletti. Tutti quanti sanno fare eh, diverse cose, soprattutto Elmas che può coprire tutti i tre ruoli dal centrocampo all'attacco, a parte la prima punta, però può giocare da esterno a sinistra, esterno a destra, può giocare al posto di Zielinski, può giocare dove gioca Anguissà. Forse i due ruoli dove ti può rendere di meno è il regista al posto di Lobotti, che è la punta, perché non è né una punta e né un regista. Però quando è stato spostato a sinistra, quando è uscito Quara contro l'Eintracht, abbiamo visto la naturalezza del movimento, abbiamo visto, lo si vedeva che si trovava a suo agio su quella fascia, quindi nasce come esterno sinistro, però è il giocatore più duttile di questo Napoli, quindi farlo giocare secondo me non è per niente un errore. Detto questo, io spero che il Napoli riesca a vincere e fare altri 3 punti con l'Empoli, perché, mi ripeto, le partite toste arriveranno, ce ne saranno tantissime, e anche in futuro, dove poi comincia a calare la condizione fisica, perché non è che sono dei cyborg, non c'è nessun cyborg nel Napoli, quindi fisicamente qualche calo lo avrai e dobbiamo essere pronti, non dico a perdere punti, però qualche punto lo puoi perdere per strada, e spero che non sia la partita contro l'Empoli, anche perché poi dobbiamo rievocare alcuni ricordi che non ci piacciono per niente. Quindi, detto questo, ragazzi, questo era per quanto riguarda Empoli-Napoli e il prepartita del match che si affronterà, che si farà, scusate, domani. Napoli che gioca fuori casa, speriamo di prendere i 3 punti. Sempre Forza Azzurri, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao!